In questa puntata proverò a mettere un po' di peperoncino introducendo quella che io chiamo musicalmente etica del contemporaneo. Un piccolo preambolo per capire il perché di questa considerazione, che vuole umilmente liberare e non incatenare il gusto personale al reale contenuto, che da qualche parte forse contiene un dato oggettivo. Il blues per me è un sistema emotivo, ma non è il mio unico bagaglio culturale. Diciamo che è il mio lato proletario in un sistema socialmente più complesso. La mia formazione musicale, anche se non accademica, unita alla passione per il cinema, la letteratura, il disegno, per l'architettura organica di Frank Wright, ma non di meno per la crudeltà e per l'ingordigia dei lanzichenecchi di Carlo V, ha fatto sì, credo, che la mia visione del blues, applicata alla realtà contemporanea, sia paradossalmente estranea al mio modo di essere un chitarrista che rimpiange quotidianamente i juke joint. Stop banging on the door and come on in this house. Stop banging on the door and come on in this house. Fatta questa premessa, mi addentro all'interno di cosa voglio condividere con voi. In quello che posso tranquillamente chiamare, musicalmente parlando, etica del contemporaneo. Voglio con questa cosa sottolineare il mio profondo rispetto per quello che siete, che siamo individualmente, spiritualmente, umanamente ed anche, chiaro, musicalmente. Partiamo da qui quindi, da ciò che siamo, che abbiamo sperimentato, letto, studiato, vissuto e che ci farà inevitabilmente andare verso quello che diventeremo, in una maniera singolare e relazionata con la nostra realtà individuale. Affermando questo, in ambiti settoriali siamo in qualche modo vittima di contropregiudizi orizzontali, condizionati da quella voglia che ogni essere umano ha di costruire delle scatole assolute e riconoscibili. L'esigenza, nata per convenzione, di chiamare la musica le musiche, ce l'ha fatte dividere in qualche modo per razze, che in musica sono chiamate generi e sottogeneri. Oggi, anche se sono un musicista di settore, vi confesso che per me le sopracitate categorie sono solo ingredienti dello stesso polpettone. Detto questo, la mia riflessione parte da un presupposto più moderno, passatemi il termine. Come tutti sanno, la musica è diventata, nella maggior parte dei casi, liquida. Non la afferriamo più, gira su YouTube, nei telefonini, su Facebook, eccetera, ma poco negli albums. L'ascoltatore preparato, curioso e predisposto alla narrazione emotiva, esiste oggi solo come categoria di nicchia. La musica quindi è relegata a livello di massa quasi sempre ad intrattenimento intramuscolare. Molti musicisti si sono spalmati come crema solare questo mordi e gusta e producono performance notevoli, per carità, ma monouso, dedicate fondamentalmente alla poca voglia di concentrazione emotiva, allo scroll sui cellulari, allo stupore istantaneo. Altresì io, come faccio un accordo, taglio in due un cocomero di Sam Cooke, Otis Rush, Ray Cooder, Freddie King, Bobby Bland, Roy Buchanan e via così all'infinito. Ma detto ciò, dobbiamo in qualche modo celebrare la nostra ballata contemporanea ed inserirci in quell'intercapedine per fare il nostro disegno fuori dalla cornice. Erykah Badu, Gary Clark Jr., Rhiannon Giddens, Fantastic Negrito, Tedeschi Trucks Band, eccetera, sono, nella mia ottica, l'arte messa fuori dal contesto e radicata nel presente, con tutti i riferimenti retorici dello studio stilistico che ha ognuno di loro a livello di monografie. Non raggiungono certo tutti, ma si sono inseriti in quell'area comunicativa e lì portano i loro contenuti dove molti possono raggiungerli. A livello di obiettivo, se penso a mio figlio per esempio, che sogna di diventare un musicista, vorrei che arrivasse ad un compromesso qualitativo, ma radicato ai tempi che sta vivendo. Chuck! Chuck! Sai quel nuovo sound che stai cercando? Bene, senti questo!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Questa cosa sembra così datata, ma proviamo ad andare indietro nel tempo allo stesso modo, immaginando esattamente quella cosa surreale, ma ancora oggi esperimento divertente. In quella scena, Marty McFly, Michael J. Fox, insieme al folle scienziato Emmett Brown, detto Doc, Christopher Lloyd, tornano indietro nel tempo utilizzando una DeLorean DMC-12, un salto di 30 anni, dal 1985 al 1955. Ora, dal 2020, proviamo a fare la stessa cosa tornando indietro nel 1990 e facciamo un piccolo esempio circoscritto al blues contemporaneo. Il Grammy Awards come miglior disco di blues contemporaneo nel 1990 fu assegnato al grande Stevie Ray Vaughan grazie a questo meraviglioso disco, In Step, il suo ultimo disco ufficiale. Nel 2020, in corsa nella suddetta categoria, con la terza nomination dopo averlo già vinto per ben 2 volte, nel 2016 con The Last Days of Oakland e nel 2018 con Please Don't Be Dead, il nuovo album di Fantastic Negrito, Have You Lost Your Mind Yet? I'm happy this morning, I'm happy this morning, I'm happy this morning, I'm happy this morning. Oh, I'm so happy I cried. I'm so happy, I'm so happy I cried. Oh, I'm so happy I cried. Ora, se Negrito fosse piombato nel 1990 in mezzo ai Double Trouble di Stevie Ray Vaughan, in mezzo alla folla degli amanti del blues di quegli anni, io compreso, e avesse sparato questo sound di gospel moderno, la reazione quale sarebbe stata? La musica, il blues, si è poi evoluta con la stessa forza che è intercorsa tra il 1955 e il 1985, piuttosto che tra il 1990 e il 2020? La rivoluzione musicale ha sempre seguito ed interpretato quella politico-culturale? Si è sempre conformata al contesto sociale? Al costume? L'ha assecondata? Anticipata? Emulata? Raccontata? Combattuta? O tutte queste cose insieme? La lascio cadere così, ma avremo tempo e modo di tornarci sopra nel dettaglio. Concludo solamente affermando che le radici servono a far crescere l'albero e a fargli fare dei frutti. Non è poi cosa fecero Muddy Waters, Little Walter, eccetera, elettrificando il blues delle rive paludosi del Mississippi a Chicago, facendolo diventare il cosiddetto blues urbano? Tutto quello che cresce in profondità, se estirpato e portato alla luce, muore. Se lasciato sotto, vive nelle tenebre. Ma se alimenta l'albero che cresce al sole, sopravvive generando sempre frutti nuovi e buoni da mangiare. Sempre che non arrivi qualcuno e secchi le radici. Little too old.